Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Continua il toto allenatori per il Napoli. A dire il vero, questa cosa va avanti da quasi 12 mesi, ovvero sin da quando Spalletti fece capire che non avrebbe rispettato il contratto che De Laurentiis evidentemente gli aveva fatto firmare sotto la minaccia di rapargli la testa dopo averlo tenuto prigioniero a Castelvolturno. Spalletti, ricorderete, approfittò di un momento di distrazione di De Laurentiis, il quale stava pensando al film sullo scudetto e ai festeggiamenti, eccetera. Da allora di cose se ne sono dette, molte balle, ma soprattutto molte cose sono accadute. La scorsa estate, quando ancora migliaia di illusi, mentre a questi pensavano che si fosse aperto un ciclo e che il Napoli avrebbe continuato a stupire con il bel gioco, lottando per lo scudetto, la stampa sparava il nome di un allenatore uno dopo l'altro, così come con i difensori. Nessuno fece il nome di Garzia. Fondamentalmente quella del francese fu una scelta obbligata perché tutti quelli che furono interpellati da De Laurentiis dissero di no. Ora, finché il 2 di picca arriva da Antonio Conte, da Luis Enrique ci può stare. Qualche domanda te la devi fare quando a dirti di no è Tiago Motta, che attenzione, oggi è un tecnico gettonato, ma io l'ho seguito tanto quando allenava il Genoa, poi esonerato, quanto e soprattutto sulla panchina dello Spezia e devo dire che all'epoca vidi cose che proprio non mi convinsero. Poi è chiaro che ha fatto esperienza, ma soprattutto ha rinunciato ad alcuni esperimenti fatti con lo Spezia che sotto la sua guida, lo ricordo, si salvò alla penultima giornata. Attenzione perché la rosa dello Spezia dell'epoca era sicuramente attrezzata per salvarsi. Vi cito calciatori come Provedel, Kivior, che era la star di quella squadra, Maggiore, Giasi, Zola, Erlich. Insomma, questo per dire che da un lato la panchina del Napoli scottava, ma dall'altro c'era anche un progetto che evidentemente non convinceva fino in fondo. A ciò bisogna aggiungere che la scorsa estate gli allenatori liberi con un curriculum all'altezza ce n'erano davvero pochi. Io credo che De Laurentiis non ebbe alternative a Garcia, che oggi, alla luce dei fatti, merita delle attenuanti e non può essere considerato l'unico colpevole. Probabilmente la sua colpa principale è stata in fase di preparazione, ma per il resto aveva sicuramente capito delle cose che almeno io ignoravo, accecato dal ricordo di quell'auto perfetta targata Spalletti, una macchina che cominciava a perdere colpi, tanto è vero che il pilota furbescamente è sceso prima che l'auto prendesse fuoco. Ma pensiamo al futuro e dunque al nuovo allenatore. Come tutti sappiamo c'è una rosa di quattro nomi, sempre che il presidente non ci sorprenda tutti e scelga un altro tecnico. Comunque si parla di italiano, a cui credo poco, Gasperini, Pioli e Conte. Dirò la mia opinione su questi quattro allenatori consapevole di non avere la verità in tasca e soprattutto conscio di poter dire sciocchezze. Cominciamo da italiano. Il tecnico della Fiorentina nella sua carriera ha attuato principalmente due moduli che sono il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che in fase di possesso diventa un 2-1-5-2. Ma non voglio precisare che questi sono numeri, quello che contano sono i principi di gioco. La Fiorentina predilige il possesso palla e sviluppa la manovra in modo abbastanza articolato. I Viola fanno un pressing alto, i primi a pressare sono gli attaccanti. Non di rado gli interpreti del centrocampo si scambiano la posizione. Sicuramente guardando la Fiorentina giocare non vi saranno sfuggite le reaggressioni nelle transizioni negative. I detrattori di Italiano indicano come suo punto debole la fase difensiva. È utile sottolineare come le ali spesso e volentieri si accentrano lasciando libere le corsie ai terzini. Ciò comporta maggiore ampiezza alla manovra. Il regista, che solitamente è Arthur, si abbassa in fase di costruzione e imposta l'azione verticalizzando. Dei problemi, diciamo, della fase difensiva ho fatto cenno poco fa. Ciò, a mio avviso, è la conseguenza dell'aggressività che caratterizza la fase di non possesso e di conseguenti spazi lasciati alle spalle dei difensori. Gasperini è un allenatore che ha fatto sicuramente bene in piazze come Genova, sponda rosso-blu, ma soprattutto all'Atalanta, mentre quando una big gli ha dato l'opportunità, le cose sono andate male e ovviamente mi riferisco all'Inter. Di qui la domanda, è un allenatore adatto a una piazza come Napoli? Diciamo che
il carattere non gli manca, così come è vero che non tutti i suoi ex calciatori ne parlano bene a livello umano. Nella, nella sua carriera Gasperini ha sempre giocato con il 3-4-3, il 3-4-2-1 e anche il 3-4-1-2. Insomma, il punto di partenza è la difesa a 3. I centrali hanno il compito di marcatura piuttosto stretta sugli attaccanti, la linea difensiva è sempre alta. La costruzione dal basso viene dal basso cercando spesso il gioco sulle fasce che sicuramente comporta meno rischi quando si predilige una costruzione dal basso senza dover ricorrere poi ai lanci lunghi. Le squadre di Gasperini hanno come arma letale le ripartenze. Se osservate uno sviluppo tipico della manovra dell'Atalanta, il centrale di destra e quello di sinistra stanno larghi, mentre il centrale proprio della difesa si alza sulla tre quarti. La sua posizione in pratica viene presa dal portiere che diventa così parte attiva della fase di possesso. L'Atalanta è brava a sfruttare il campo in ampiezza e non di rado i centrali si spingono in avanti. I bergamaschi portano molti uomini in attacco, sfruttano tanto le sovrapposizioni e riempiono l'area di rigore avversaria. Chiudo qui con Gasperini perché altrimenti il video è interminabile. Vediamo velocemente i contro. Oltre al carattere burbero e dispotico lamentato da alcuni ex calciatori, nel gioco di Gasperini la linea difensiva deve stare sempre sul pezzo, deve essere veloce ad alzarsi, altrimenti sono guai. Veniamo a Pioli, che è uno dei più seri indiziati ad accomodarsi sulla panchina del Napoli, in quanto il Milan ha deciso di cambiare, dunque il tecnico a fine campionato andrà via. Il Milan gioca con un 4-2-3-1 che spesso diventa un 4-3-3. Per Pioli la costruzione dal basso non è un imperativo, non è che la disdegni, ma non ne fa un'ossessione. Infatti può capitare tanto che Magnan cerchi il passaggio lungo su Giroud, che si abbassa per sfruttare gli inserimenti delle ali, quanto appunto alla costruzione dal basso che coinvolge i quattro difensori con i terzini che si accentrano più il mediano. Dunque una fase che coinvolge 5 calciatori oltre al portiere. Idealmente si vengono a formare due linee, la linea più bassa di due, fatta da due uomini appunto centrali, e l'altra di tre uomini, quindi i due terzini più il mediano. Il Milan sfrutta molto le corsie esterne, in particolare quella sinistra per ovvie ragioni. Per quanto riguarda la fase di non possesso, i rossoneri si mettono con il 4-4-2, un modulo equilibrato che permette di coprire bene il campo con i difensori centrali che accorciano sull'avversario. Sempre in fase di non possesso, di solito i rossoneri pressano uomo su uomo con gli attaccanti, diciamo, con gli attacchi al fine di recuperare la palla con gli attaccanti, scusate, prestano anche con gli attaccanti al fine di recuperare la palla in una zona alta del campo. Ora veniamo a Conte. Non voglio esprimermi su come gioca in quanto è fermo da un bel po', piuttosto che dire inesattezze, cosa che magari avrò già fatto per i precedenti allenatori, non essendo un tecnico, farò un altro tipo di discorso. La sensazione è che molti vedono in Conte una sorta di messia. Sotto il profilo tattico, tecnico e tattico non credo ci sia, sia chissà quale divario con i profili di gente come Gasperini e Pioli. Conte ha sicuramente vinto tanto, ma l'ho fatto alla guida di squadre più che attrezzate per vincere. Quando ha creduto che così non fosse, se n'è andato dalla Juventus. Fino ad oggi Conte ha sempre rifiutato Napoli. Adesso che il tempo stringe e le panchine scarseggiano, la sua posizione si è ammorbidita. Restare fermo un altro anno è un lusso che difficilmente potrebbe permettersi, si rischia di restare fuori dal giro. Le squadre di Conte non ricordo abbiano brillato per il bel gioco, sono aggressive come il suo tecnico, questo sì. È un allenatore che avanza delle pretese dalla proprietà e probabilmente questo è ciò che spinge i tifosi a desiderare il suo arrivo. Gli altri tre sono abituati a lavorare con ciò che gli passa il convento. In ciò più di tutti Gasperini ha dimostrato di essere il migliore dei tecnici citati, ma non credo verrà al Napoli. La mia sensazione è che De Laurentiis stia pensando seriamente a Pioli dopo essere stato più volte rifiutato da Conte. Pioli costa meno sotto il profilo dell'ingaggio e dei calciatori richiesti. Sia chiaro, Antonio Conte non chiederebbe calciatori da 50-60 milioni a salire, sa che non è possibile.
Ciò perché, ovviamente fatta l'eccezione magari per l'attaccante, eh, dove credo che verrà investito gran parte del budget e ovviamente il difensore. Se accetterà Napoli sarà per rimettersi in pista. Questo vuol dire che se tra 1 o 2 anni dovesse presentarsi l'occasione giusta, non esiterebbe a fare qualcosa di simile a quanto fatto da Spalletti. Un altro che senza il Napoli si starebbe dedicando alla sua fattoria. Siamo arrivati alla fine del video, ho cercato di essere il più sintetico possibile. Vi saluto e attendo di conoscere la vostra opinione sui succitati allenatori. Un saluto e alla prossima.